Buongiorno a tutti, ormai quasi buonasera perché Buongiorno. sono le 1:07, segna. 1:07. Buongiorno da Stefano Biagini, Dennis Sauer, siamo a Milano alla Milano. fiera del... Milano Unica. No, allora, velocemente perché in realtà volevo fare con te un talk come facciamo di solito, magari adesso vediamo nei prossimi giorni, però la mia domanda era, dal tuo punto di vista, che sei un operatore, in questo caso su Milano è un momento espositivo molto importante per te, cosa è successo rapidamente, poi appunto riapprofondiremo, come è andata, che impressione hai avuto? Allora, io sono rimasto abbastanza soddisfatto. Dico abbastanza perché dovrò fare una riflessione anche con gli imprenditori che seguo in funzione di quello che sono le prefiere locali rispetto a Milano, perché se da una parte abbiamo avuto una buonissima, e devo dire una buonissima affluenza di stranieri, cosa che è molto importante per una fiera che sta crescendo notevolmente nel Milano, d'altra parte italiani se ne è visti un po' meno perché, come ti ho spiegato ieri, con tutte le fiere locali gran parte delle collezioni hanno già fatte e già viste, e quindi bisogna riflettere un attimino anche su tutto questo anticipare delle fiere locali. Però, ripeto, io sono rimasto molto soddisfatto perché le collezioni hanno girato e stranieri soddisfatti, quindi diciamo bene. Quindi appuntamento alla prossima. Ma quindi ti riferisci a fiere italiane, cioè ti stai Certo. dicendo questa qui è una fiera molto importante, ma diciamo il contesto delle fiere in più che ci sono intorno Esatto. in Italia forse non sono poi più così importanti a questo punto? No, diciamo che praticamente se siamo qui a Milano, logico che uno può pensare che bene o male a Milano gli italiani dovrebbero venire a flotte, le confezioni più importanti, i confezionisti dovrebbero essere qui tutti. Il problema è che se 10 o 15 giorni prima comincia a fare la fiera in Emilia, fa la fiera a Milano, fa la fiera in Veneto, fa la fiera nelle Marche, gran parte dei clienti le collezioni hanno già viste prima a Milano e quindi a Milano non vengono. Quindi da questo punto di vista poca logica poi una fiera così importante in cui gli espositori italiani vorrebbero che comunque presentare la collezione a 360 gradi anche a confezionisti qui, ma ne viene pochi per il semplice fatto che le collezioni non già viste. Quindi è bene che ci sia una grossa affluenza e che si stia muovendo una grossa affluenza dal punto di vista dei mercati esteri. Però questo vuole anche dire che, ad esempio, se tu dici così, in pratica stai anche dicendo che Milano ormai è diventato quello che per vocazione avrebbe dovuto diventare prima. Siamo contenti che lo sia diventata adesso, cioè una fiera che ha sempre più respiro internazionale, quindi non solo vengono gli italiani ma vengono anche francesi, perché non esponendo più gli italiani al Premier Vision eccetera, poi vengono dal Belgio, dall'Olanda, qualche tedesco, Americani. non tanti, devo dire la verità, anche se si racconta diverso, ma non è che ci sia stato il pieno di tedeschi. Poi invece sono gli americani, coreani, certo, americani, coreani, quindi giapponesi, Oriente. sì, Oriente. Ma quello che dico io non è una critica in se stesso alla fiera, è Anzi, che contrario. è una cosa positiva, perché comunque Milano sta diventando, ormai si può dire, è diventata una fiera internazionale. Quello che dico io è, noi avevamo una tradizione che Milano era comunque la fiera degli italiani, la fiera dello sport, la fiera dell'uomo, oggi è diventata la fiera internazionale uomo-donna, e quindi è una cosa estremamente importante. Ma se da una parte abbiamo preso diciamo l'eredità parigina nell'internazionalità del prodotto, siamo andati un po' a perdere la nazionalità del nostro prodotto, perché ci siamo messi nella condizione di fare tante piccole fierucole locali in cui presenti la collezione una decina, 15 giorni fa. Quindi secondo me era, da un certo punto di vista, più logico mantenere la nostra tradizionalità della fiera e acquisire l'internazionalità che ci ha lasciato in eredità a Parigi. Questo sarebbe stato il top. Quindi
Ok, Riflettiamoci. passiamo agli argomenti. Intanto tocchiamo un po' di argomenti, poi si riapprofondirà, poi li riarricchiremo. Da un punto di vista delle cose, diciamo della qualità di questo Made in Italy, che qua dovrebbe essere proprio, no? Il momento in cui esplode l'espressività artistica tessile del Made in Italy italiano, no? Cioè cosa c'è, cosa hai visto, ci sono cose molto importanti, meno importanti. Allora, Parliamo quindi di primavera-estate, perché stiamo proprio esponendo primavera-estate. certo, esatto. Allora, per quanto mi riguarda, le collezioni del Segui sono collezioni quasi tutte medio-alte, quindi in cui viene curato sia la parte del tipo di fantasia, sia la parte del tipo di qualità, sia la parte tipo di finissaggio. Quindi collezioni che hanno girato bene e in cui ho visto veramente, per forse la prima volta dopo tanti anni, anche da parte del consumatore che viene ad acquistare, a fare le campionature, ho visto la voglia di vedere il prodotto bello, curato, con fibre di qualità, e quindi questa è una cosa importante. Quindi, e questo parlo dalla mia esperienza, quindi sono soddisfatto di quello che ho fatto e che si è visto. Parlando con i colleghi e comunque vedendo anche le collezioni di alcuni colleghi che mi fanno vedere, che mi chiedono le mie impressioni, ho visto che comunque sia, anche dove ci sono qualità un pochino più inferiori, c'è una ricerca della disegnatura, della struttura, per cercare comunque di rimanere ecco, la parola giusta è di essere interessante. E quindi ho visto delle collezioni sia dal punto di vista delle fibre, sia dal punto di vista dei materiali, sia dal punto di vista delle disegnature, sia dal punto di vista delle strutture, che quest'anno c'è una marcia in più. Teniamo presente, si sta parlando di una primavera-estate, quindi sai benissimo che tradizionalmente non sono le collezioni più impattanti per l'ambiente del nostro distretto, quindi però diciamo che sì, che è il distretto esatto. di Prato. Però quello che stai dicendo è interessante. Ora cercherò di essere breve, ma l'argomento con cui si cerca di creare dal punto di vista dello stilista che va a fare proprio il capo d'abbigliamento per la moda, l'argomento con cui si cerca in questi anni di muovere un po' la curiosità e diciamo sì, appunto ingaggiare, no, l'interesse del cliente finale, è sicuramente una che è diventata la parola d'ordine, diciamo, certo. Sostenibilità. Però quello che stai dicendo te ora è che c'è come l'interesse a capire di più come si può utilizzare questo contenuto moda dal punto di vista anche tecnico e artistico di quello che va a concepire la collezione all'interno del brand che produce tessuti, no? Esatto. Cioè si cerca di andare proprio a trovare la soluzione tecnica e anche, come dire, stilistica che dia quel quid in più, no? Al capo d'abbigliamento. Stai dicendo questo? Sì, sto dicendo questo, cioè tessuti performanti, ecco la parola d'ordine, sono dei tessuti performanti, quindi c'è anche una ricerca da parte di noi uffici stile, in cui si va a cercare a vedere i brand, il tipo di la tipologia del capo, per poter poi proporre dei capi performanti. Infatti mi è successo con dei clienti che effettivamente mi hanno portato delle foto dicendomi: devo fare dei capi di questo genere qui, ho bisogno di certi tipi di struttura e di mani, e quindi sono andato direttamente a tirar fuori dalla collezione quei capi che potevano essere performanti per fare quel tipo di capo finito. E questa è una cosa importante, perché si comincia a rivedere una sinergia tra chi produce il tessuto e chi lo acquista, e questa è una cosa importante, perché bene o male oggi fino ad oggi si è trovato la bassa qualità nei negozi, che ancora, diciamo, non è finita, perché ci sarà ancora delle stagioni, degli anni prima che si possa svoltare da questo punto di vista, ma la sostenibilità, il ricercare fibre pulite, fibre meno mischiate, che poi comunque ci sia una possibilità di recuperare la fibra e dal capo, ecco, questo è importante. Si è visto
io l'ho notato notevolmente in questi 3 giorni. Quello che stai dicendo, per me che sono un venditore, no? Certo. Il mio lavoro è quello di vendere, promuovere le collezioni di tessuti, no? Che sono disegnate da gente come te. È molto stimolante perché noi, diciamo, professionisti del settore vendita, è tanti anni che ormai, rincorrendo la domanda, stiamo cercando sempre di più di offrire il prezzo più basso, e quindi spingiamo le aziende non a darci prodotto che abbia questa caratteristica. Però secondo me noi dobbiamo incominciare come proprio distretto, come comparto, come insieme di persone che lavorano in questo settore, a concepirci come gente che deve stimolare anche la curiosità non soltanto dello stilista, ma attraverso questi speech che facciamo anche dell'acquirente finale, perché un capo d'abbigliamento, quando è fatto con un tessuto che ha certe caratteristiche, se lo sai riconoscere, come si diceva tempo fa, come sai riconoscere il buon cibo, il grande vino, no? Certo. Cioè si sa che il tavernello ad esempio costa meno, però no? Fra un solaia, ora faccio due, no? Certo. Molto diversi, e un tavernello il prezzo è molto diverso, ma caspita, è diverso anche il prodotto, gusto, no? Ma anche nei tessuti è così, nei tessuti è esattamente così. Ci sono tessuti che costano tanto e che quindi vanno a pesare sul prezzo e a fare un capo che poi verrà venduto a un prezzo molto alto, ma anche medio alto, no? Che però sono, diciamo, ha un senso, perché cioè ti piace portare un tessuto perché lo conosci, la qualità, giusto? La qualità, la durevolezza del tessuto, perché poi la cosa che deve far da pensare, prendiamo un esempio, i classici Chanel che si vedeva nell'estivo con tutti questi filati fantasia particolari. Io ho trovato dei clienti che mi hanno chiesto degli Chanel e sono andati a guardare la composizione. E questa è una cosa che mi ha fatto riflettere, perché prima, se mentre quando si faceva di Chanel non si guardava la composizione, perché doveva essere l'aspetto finale, l'aspetto di impatto, l'aspetto visivo, in cui c'era il cotone, l'acrilico, il lurex, lo spazzolino del filato, cioè, ok, oggi si guarda l'aspetto visivo, ma le composizioni di quei fili lì devono essere sostenibili, cioè nel senso, se prima c'aveva una composizione che era mischiata tra cotone, acrilico, lurex, elasticizzato, viscosa, oggi questa cosa qui, le confezioni cominciano a masticarla meno e cominciano a masticare più l'idea di benissimo, l'impatto ci deve essere, l'immagine ci deve essere, la struttura ci deve essere, ma la composizione alla fine deve essere cotone lino, cotone viscosa, cioè fibre che sono ben recuperabili insieme, quindi poche mischie che non hanno nel recupero difficoltà, non so se mi sono spiegato, ad essere riciclate, esatto, ad essere riciclate a questo punto. E questa è una cosa importante, perché facendo in questa maniera automaticamente alzi la qualità, automaticamente alzi il livello del tessuto, automaticamente cominci a vedere che il consumatore sta richiedendo queste cose, perché sennò la confezione non andrebbe a cercare queste cose. Allora, per me diciamo, questa piccola chiacchierata può finire qua. Io settimana prossima sono a Parigi, te non credo tu venga. No, perché non ci viene nessuno. Ma io ho delle aziende che invece ci vanno e ho dei clienti che ci vanno, in tutto il mondo, Turchia lì c'è. E niente, e poi noi ci rivedremo, diciamo, subito dopo, anzi no, subito dopo no, perché io sono in Olanda, Belgio, Germania, faccio i miei giri, ci sentiamo online, esatto. Facciamo qualche chiacchierata, ci siamo informati, ci sta che ci si veda fra un passaggio di aereo e l'altro. Perché mentre te sei a giro, io ho le fiere dei filati e poi... Cioè, vorresti dire che io sono quello che cazzeggia e esatto, io devo ritornare in fiera con... Non è vero, non è assolutamente vero. Io glielo lascio credere, ma non è così. Fidatevi di me. Ciao a tutti, vi ringraziamo, Denno Ciao. E Stefano, grazie di averci seguito. Anzi, lasciateci delle domande nei commenti, almeno così. Ok, non guardate domande serie basta, però, cioè domande sul prodotto. Fate dei commenti. Cioè, questo lo chiedo perché c'è persone basta che possono rispondere. Che siano commenti professionali, ma vanno benissimo. Comunque, ti piace il mio
Visto che capello che c'ho oggi? Sì, Anche te c'è un bel eppure capello. non tirava vento oggi. però, Ciao. Ciao ragazzi.